Anche Juventus Toro finisce 0-0. Terzo pari di giornata, terzo risultato senza reti e in quattro partite, quindi aggiungendo quella di ieri abbiamo un solo gol. Cioè, vogliamo davvero battere tutti i record, eh? Ma davvero, quindi ora chiaramente parliamo anche di Juventus Toro, ma credo che qua bisogna fare anche un ragionamento più ampio, più largo, no? Perché qua veramente, non lo so, onestamente, non è che tu dici no, è il caso, sai, no, non è che ci sono partite, tutte queste occasioni e tu dici no, ma sai, sì, certo, Juventus Toro poteva di certo sbloccarsi, ci sono state occasioni importanti, Adams da una parte, quella di David di testa e altre sicuramente, però ragazzi si fa fatica e qualcosa bisogna fare. In realtà io vi dirò una cosa che sicuramente vi risulterà assurda, ma all'atto pratico non lo è. All'atto pratico non lo è perché è già stata fatta. Ossia, a dove voglio andare? No? Rifletteteci un attimino, io ve la butto là. Cioè, già in passato... per favore, poco casino in corridoio, gentilmente. Poco casino. Ehm, eh, In passato, sconfitta 0 punti, pareggio 1 punto, vittoria 2 punti. Era così, eh? Era così. Poi è cambiata la regola e si è portato alla vittoria 3. Quindi depotenziando il pareggio. Secondo me bisogna arrivare a 4. Io vi dico sta roba. Secondo me la vittoria 4 punti, pareggio 1, sconfitta 0. Così vai ancora ulteriormente a depotenziare il pareggio, no? Anche le medio-piccole sarebbero in qualche modo per forza di cose incentivate no? Ad aprirsi alla... Che poi attenzione, che questo è un discorso che poi va approfondito, non è che sono solo le piccole che si difendono in massa, si chiudono, come magari oggi abbiamo visto il Torino concedere possesso, controllo della gara alla Juventus, ma lo fanno anche tante grandi del nostro calcio, quindi ecco perché poi arrivano tutti questi risultati di davanti. Ma davvero io lo penso, portare la vittoria a 4 punti così da in qualche modo eh, aumentare il malcontento nel caso di un pari, no? Depotenziarlo ulteriormente, perché un pari in quel modo no? Ci sarebbero troppo differenziali. Io la butto, ma qualcosa va fatto, ecco, qualcosa va fatto perché altrimenti, ripeto, la nostra Serie A, si continua a dire no, sono maestri di tattica, questo, quello, per carità, ma il problema è che non c'è la qualità, non c'è, perché il discorso è questo, scusate, il discorso è questo, no? Anche Juventus Toro lo vedevo, no? Non c'è la qualità giusta di andare a scardinare una difesa chiusa, non c'è la qualità, perché se no un tiro da fuori, una giocata, un qualcosa, no? La sblocchi la partita, non ci riesci puntualmente perché manca la qualità. E se manca la qualità qualcosa va fatto, se no questo calcio muore, questo calcio muore, per quanto mi riguarda. Signori, parliamo adesso di Juventus Toro, fatemi sapere la vostra in descrizione, vi invito a lasciare un like per l'algoritmo, vi invito ad iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. E stasera abbiamo Parma-Milan, che anche questa teoricamente, poi speriamo che sia l'eccezione che conferma la regola, perché questa e Allegri non è che sono due allenatori che prediligono, no, andiamo tutti all'attacco, vediamo quello che succede, ma ragazzi vi invito a scampanellare iscrivendovi al canale per seguire il post partita. Grazie ad ogni modo, grazie per il vostro supporto e per i vostri commenti. Dite un po' la vostra. Dite un po' la vostra, non è che critichiamo, dite un po' la vostra. Ditemela, perché poi già vi sento. No, ma che stai a dire? Sto a dire la mia. Dite la vostra, ditela, che la ascoltiamo. Fa volume. È buono, è una roba buona, fa volume, facciamoci sentire in qualche modo. E poi, sai che un'altra cosa che non aiuta è che le squadre giocano davvero ogni 3 giorni. Prendo ad esempio la Juventus, per forza di cose non ce la fai, ecco, manca la qualità. Già manca la qualità, non hai più quei giocatori di una volta che davvero ti scompaginano. Poi, non sei fresco, vedi Ildiz oggi. Ildiz è un giocatore che tu dici mi deve fare 5 giocate che scompagina.
ne riesce a fare una, quella per David, no? Quella palla che mette per David. Perché? Perché anche lui è stanco, cioè è tutto un circuito. Le cinque sostituzioni, io non so quanto abbiano aiutato in tal senso. Lo sentivo un po' su cronache e sono d'accordo con Marinozzi, perché tutto ciò rende magari il calcio più veloce, e rendendolo più veloce rispetto a anni fa c'è meno spazio, sono più chiusi gli spazi e di conseguenza poche occasioni. È tutto collegato e purtroppo il prodotto che arriva all'utente è sempre peggiore. Ma andando alla partita in sé, ripeto, primo tempo quasi da depennare perché c'è stato veramente poco, se non la Juventus che aveva continuamente questo pallone, ma il Torino glielo lasciava con estremo piacere. E c'è stata qualche potenziale occasione, quella di McKennie che in aria poteva controllare meglio e magari essere più pericoloso, e anche qualcos'altro, no? Adesso in questo momento non mi manco, cioè non ti rimane nulla, onestamente, almeno a me che seguo da esterno. E poi nel secondo le squadre si sono un po' allungate. Ah, c'è stato Simeone, vedi? Poi le piccole, una situazione la trovano sempre magari. Simeone che lanciato da Ngong, no? Si allunga un po' il pallone. Poi nel secondo qualcosina in più abbiamo visto, qualcosina in più abbiamo visto, anche perché da una parte la Juventus comunque voleva sporgersi in avanti, dall'altra c'era più freschezza per il Toro, per il discorso che dicevo prima, e vedi qualcosina, il Toro anche l'ha messo in atto, ha avuto un'occasione clamorosa con Adams, grande parata di Gregorio, sempre criticatissimo, ma poi alla fine fa una parata importante quest'oggi. E poi ci ha provato anche la Juventus, ci ha provato la Juventus, soprattutto con gli innesti nuovi, se penso a Zegrova che ha messo quel bel pallone. A me è piaciuto anche un po' con Sesao, che era l'unico che provava un po' a essere vitale, a fare qualcosa. Sì, forse se andiamo a vedere expected goal, occasioni, forse la Juventus forse qualcosa in più l'ha fatto, sì, ma ribadisco, è troppo poco. Purtroppo è troppo poco oggi per vincere una partita. Spesso e volentieri non ti basta e spesso e volentieri otteniamo questi risultati che, ribadisco, non possono essere casuali. Non possono essere casuali. Continuiamo a battere record su record ribadisco, nel segnare sempre meno gol ogni giornata. Ragazzi, questo è allarmante, no? Un dibattito che va affrontato al netto della propria fede sportiva, perché dobbiamo goderci un prodotto diverso e ribadisco, sono tanti fattori. Ribadisco le qualità le qualità delle squadre, quante volte scendono in campo a settimana, ribadisco anche la formula stessa magari dei punti può dare una mano. Boh, non lo so. Vediamo un pochettino. E questo è, no, ah, per concludere, eh, quello che un po' dicevamo sulla Juventus, certo, Tudor non aveva più la squadra dalla sua, se vogliamo, in termini di risultato e tutto il resto. Però, come già abbiamo detto, nella Juventus non è che adesso, ecco, perché sei già iniziato subito a parlare di scudetto. No, la Juventus comunque non ha una squadra da scudetto, ragazzi, al netto di Spalletti che lavorerà e che secondo me la migliorerà tanto da qui a fine stagione la squadra. Farà un ottimo lavoro, ne sono convintissimo, ma non ha i requisiti oggi, almeno io non lo vedo questo potenziale, no? Non lo vedo in così breve tempo. Ribadisco, poi con qualche innesto da qui alla prossima stagione poi faremo altri discorsi, ma in questo momento vedo una squadra che comunque ha dei grossi limiti, ma grossi limiti, e quindi per forza di cose bisogna lavorare. Poi credo che da adesso con la pausa cambierà anche assetto, quindi vedremo altro. Ci terremo aggiornati, però la materia prima è anche importante. Ecco, parliamo sempre solo di allenatori, come è giusto che sia, perché a me anche, io sono uno di quelli che dice l'allenatore fa la differenza, e sicuramente sì, così, però dobbiamo parlare anche del materiale. Ecco.
Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.